Buongiorno amici, oggi molto vento qua a Zara de los Atunes. Oggi lasceremo questo posto e proseguiremo verso altri lidi, altre mete. Vi faccio rivedere il luogo, laggiù c'è il mare, oggi però non è proprio un granché come colori perché il tempo non è bellissimo, c'è il cielo velato. C'è molto vento. Qua vicino c'è la passeggiata, la pista o anche pista ciclabile. E adesso andiamo via. Salvo ha preso un po' di fiori per la nostra casetta. Eccoli qua, il nostro mazzolino della cucina. Qua pieno di paleoliche. Guarda quante ce n'è di ste schifezze lì. Ma è tutto pieno anche dietro, non le vedi, eh? Dietro la collina, guarda, di qua dei Sì, c'è pieno dappertutto. Tutto pieno di ste cose. Ma qui il vento non manca, eh. No, qua il vento predomina. Ci stiamo avvicinando a Tarifa, 40 km, eh. Quante mucche! Guarda che belle. Quante mucche al pascolo. Solo che di erba non ce n'è. Vedi che gli butta il fieno. Perché cosa si mangiano queste povere bestie? Tutto secco. No. Tutto bruciato. È una fila che non finisce più qua di mucche. Ce n'è ancora. Oggi come vedete è una giornata un po' brutta. Sì, un po' il cielo velato, un po'. Sì. Come ho detto prima, sì. Come ieri mattina, solo che poi nel pomeriggio un pochettino si è aperto. Vai là, vedi che c'è Orizzonte! la ballerina là sopra. Qua c'è un paesotto. Allora, un negozietto. Cerchiamo una panaderia. Guarda che bestie, oh. Gigantesche. Guarda che bestie. Ce ne sono a centinaia, oh, incredibile. È impestato di ste merde qua. No? Salvo dice che questo paesaggio sembra un po' la Grecia. C'erano in Grecia queste montagne fatte così. Sì, queste montagne basse strade così, sperdute così, ne abbiamo fatte a centinaia. In Grecia sì. In Grecia era sempre così, sempre in mezzo a, diciamo, al nulla, in mezzo alla vegetazione, alla natura. Preso il pane? No, ma dai, ma puoi vendere un pane di merda così, schiaccialo. Toccalo. Sì, no. Si sbriciola neanche a toccarlo praticamente. Poi è stata proprio molto antipatica, eh. Sì, è stata antipatica. Sì, no, è vero. Cioè, se si ha difficoltà a comunicare, bisogna venirsi incontro, no? No che sbuffi. Ma Che questa cazzo non ti capiva, che sbuffi. Ma non capiva, scusa, a chiedergli il pane, non capiva? E quando fanno così perché stanno troppo bene. Infatti. Esatto. Sbuffi, che cavolo ti sbuffi? Madonna mia. Infatti gli volevo dire, guarda, se ti do fastidio, non gliel'ho detto perché sono entrate poi altre due ragazze. Allora non ho voluto, se no gliel'avrei detto sicuro, guarda, perché non si fa così. Schifo, vedi che c'è sto. Sono le sbarre dappertutto qua, le sbarre di altezza. Qua siamo verso Playa Bologna. Guarda che bella spiaggia che c'è qua. Mamma mia che bello. Anche qua la catena per l'altezza, segno inequivocabile che i camper non possono entrare in questi parcheggi. Sì, perché qua vicino, visto da Park Fortnite, c'è un'area camper.
ma sono 20 euro, 18-20 euro al giorno. Poi non sappiamo nemmeno se sia ancora aperta, perché dice che fuori stagione dovrebbe essere chiusa. C'è le sbarre dappertutto. Sì, qua. sì, qua c'è le sbarre dappertutto, anche qua. Ora dire che ce ne andiamo. Mhm. Mi spiace che abbiamo fatto tutta questa strada per venire qua. Sì, poi non è ottimale perché c'è tanto vento, c'è il mare mosso, insomma, un po' così. Vabbè, quello sì, ma tanto quello mi sa che sta galera lì ce la porteremo fino a casa del vento. Oramai sono 3 mesi che becchiamo vento quasi tutti i giorni. Sì, poi qua ci sono i locali, però pare che sia tutto chiuso questo periodo qua, un po' come a Zara Los Atunes che era tutto chiuso. Qua c'è un parcheggio, c'è un camper lì. Proibito accampare di notte. Ah, beh. Sì, vabbè, ma quello penso che adesso sto periodo qua. Sì, questo periodo qua non è che guardano se stai di notte col infatti. camper. Vedi che c'è il Nigno, guarda il Nigno. Ah, poi cosa sarà? Una scuola, un asilo, una scuola? Bambini dell'intervallo. C'è scritto centro bilingue. Centro bilingue, collegio pubblico rural. Qua ci sono dei camper accampati, sì. C'è un parcheggio per autocaravan, ci sono i cespugli, non si vede. Sì, qua c'è un parcheggio per autocaravan, ma è molto polveroso, insomma. Oh. Non c'è una pianta Ci sono camper anche qua. Ci sono 6 sbarre, vedi, dappertutto. Ah, però c'è la sbarra lì. Sì, sì. Vabbè, ti fanno entrare. No, aspetta, qui entri solo con le auto. Entri solo con le auto, sì. È un camperino mini vintage. Mercedes. Un Mercedes vintage. Sì, quello vecchio, non l'ho mai visto così. Sta storia di mettere sbarre di altezza dappertutto è una mafia quella lì. Sì, Perché, è una mafia, certo. cioè, perché è così, cioè è una mafia bella e buona. Sì, sbarra d'altezza, proibito pernottare dalle... Vabbè, ma il pernottare è un altro discorso. Lì, sappiamo bene che ci sono delle regole in alcuni posti dove qui arriva... Sì, ma anche quella è una mafia, per farti andare a spendere i soldi nell'area campo. Ho capito, ma qui, Madonna sta mosca. Cioè. Qui arriva tanta gente. Considera anche, non adesso, il contesto adesso, considera anche il contesto estivo, quando qui arrivano una marea di camper. Sì. Bisogna anche valutarla a 360 gradi, non solo dove fa comodo a noi. Per le persone che ci abitano e tutto quanto. Però la storia della sbarra, quella proprio non mi va giù. Perché il parcheggio, ci può parcheggiare la macchina, deve essere... libero anche per i camper, libero anche per gli furgoni, gli altri mezzi, sì. Non solo i camper, per gli altri quelli più mezzi. alti, insomma. Io non dico uno che arriva con autotreno deve entrare dentro il parcheggio, magari con l'autotreno è diverso, però adesso i mezzi grandi ce ne sono tanti, che siano auto, che siano van, che siano furgoncini, che siano fuoristrada. Cioè basta una macchina che ha un portapacchi sopra, tu non passi. Cioè, sì. Ma dai. In definitiva stiamo tornando indietro, perché lì non è che abbiamo trovato proprio condizioni ottimali per stare. O c'erano parcheggi con le sbarre, o non erano in piano, erano tutti polverosi. No, vabbè, No. parcheggi non ne abbiamo trovati, punto. Non ne abbiamo trovati più che altro. Perché sì. erano di nostro gradimento, non ce n'erano, cioè ce n'erano, ma come abbiamo detto c'era l'accesso delimitato da queste sbarre malefiche. Quindi stiamo tornando indietro, andremo da un'altra parte. E poi ho giornata proprio, a parte quello, giornata no, perché c'è un ventaccio, c'è il mare, cioè in spiaggia non puoi neanche stare. Lì era in un angolo dove lo prendeva in pieno il vento. Sì. Peccato perché il posto è bello. Sì, la spiaggia è bella, c'è un bel mare, ma troppo vento, veramente. non aveva senso stare lì, ecco, anche se avessimo trovato una soluzione.
Siamo infilati qua per questa stradina, questo è un parco naturale. Qua è tutto zona così. Vediamo un po' se c'è un accesso alla spiaggia. È zona di surf, è zona molto molto ventosa qua. Lì c'è un camper. Sì, più di un camper. Sì, qua sono parcheggiati più di un camper. Sì. Mizzica, quanti ce n'è? Guarda che c'è anche un camion lì. Sì, c'è un camion Mamma camper. mia, quanti camper che ci sono. Eccolo qua, un oh. camion camper. Guardate sto camper. Dall'ok. Cos'è? Si espande, è espandibile. Spendi e spandi, sì. Espandibile sto camper. Qua vengono a fare surf. Sì, qua stanno fermi qua un bel po', guarda come sono combinati, tutti su. Ehi, C'era un cagnolone lì. Sì, qua i camper e le macchine abbiamo visto sono tutte impolverate, tutti sporchi. Qui c'è una roulotte. ok, l'accesso è qua allora. Se sono qua, un accesso. Sì, c'è un sentiero qua che va alla spiaggia. C'è questa passerella di qua. Sì. Ci siamo parcheggiati, adesso andiamo a vedere la spiaggia qua. Qui c'è anche un ristorante, ma è tutto chiuso in questo periodo qua. Abbiamo scoperto che qua c'è una scuola di windsurf, proprio qua. È un luogo ideale. Comunque, per informazione, qua siamo ormai a Tarifa, questa è una delle spiagge di Tarifa. Molto vento, molto vento. Dov'è mia moglie? Vieni qua, mogliettina, vieni qua. Alle nostre spalle, Non si vede nel video. non so se si vede, ma c'è l'Africa, ragazzi, l'Africa, il Marocco. Adesso ve lo faccio vedere meglio, siamo proprio nello stretto di Gibilterra, più a sud, la zona più a sud di tutta Spagna, per cui più di così non si può andare, almeno che non si attraversa, si va al Marocco, ma quello è il prossimo viaggio. Uno dei prossimi viaggi, non si sa quale. L'acqua è bella, come vedete qua ci sono i ragazzi che si dicono wow, mizzica che volo che ha fatto, oh. E questo, guarda questo qui, cioè ma se ne inventano di tutti i colori, guarda che roba. Eccoci qua, allora non so se riesco a vedere se vede dal video, perché abbiamo il sole proprio in faccia, poi con gli occhiali obbligatori perché con questo vento qua ti arriva tutta la sabbia negli occhi. Comunque c'è l'Africa. Sì. Laggiù ci sono delle navi che trasportano merci, container. Quello è lo stretto. Questo è lo stretto di Gibilterra. Quel punto lì, adesso vediamo se si vede, eccolo qua, quel punto lì è la parte più a sud, praticamente Tarifa, la città di Tarifa, quello è il punto proprio più esposto, e tutto quello dietro dove si vedono quelle, diciamo, quelle montagne, quella è Africa. Stiamo tornando dal camper a questo ristorante che vi ho fatto vedere prima, tra l'altro è proprio un ristorante italiano. Vedete quanti camper ci sono parcheggiati qua? C'è una fila lunghissima. E anche da questa parte tantissimi camper che stanno qua.
A parte qualche eccezione, qui c'è un punto dove ci sono proprio pezzi vintage. A parte, Camper proprio antichi. a parte mia moglie, che lei non è ancora vintage per fortuna, però no, perché eri in mezzo ai camper. Ci sono un bel po' di anche cagnoni liberi, questo non è un boxer, Hola. Panino per pranzo, guarnito con formaggio, salame e prosciutto cotto che abbiamo comprato prima. Jamon cosito. Il salame come si Hamon dice? cosito e prosciutto cotto. Salame, Come si chiama già il salame? non lo so come si Il chiama. queso. Queso è il formaggio. Salame non lo so. Salame si dice chorizo? Allora, Chorizo. salame spagnolo rosso, difatti in Spagna salami rossi ce ne sono molti, È semplicemente un altro modo per riferirsi al chorizo. La ricetta originale prevede la lavorazione artigianale di carne di suino marinata con una miscela di sale e spezie, successivamente insaccata in un budello naturale e lasciata ad asciugare all'aria per settimane o mesi. Vabbè, un po' come quelli che facciamo noi in Italia. Quindi si dice chorizo o salame, ha un nome anche molto simile a quello Il italiano. salame si chiama salchichon. Mm. Salchichon. Vabbè. Non sappiamo la pronuncia. Questo noi direi sì. che dà striscia alla notizia. Da Striscia la notizia. Da Paperissima, no? Da Striscia la notizia. Paperissima lì, come si chiama. Vabbè, comunque quando si faceva qualche gaff in televisione anni fa mi pare che si dicesse così. Finisco su Striscia la notizia. Sì, Mi ok. pare, se non ricordo Sì, male. sì. O su Paperissima, anche O su Paperissima. Paperissima. Buon appetito, Pi. Buon appetito. Certo che mangiare e avere di fronte l'Africa non è da tutti i giorni, Già. Che pane strano. È integrale, Sì. Cioè, ma non vuol dire niente che è integrale, non è che puoi mangiarne quanto ne vuoi, perché il pane comunque fa ingrassare, non fa bene. Questo andrebbe bene scaldato un po'. Sì, un po' scaldato. Mamma mia, guarda questo quanto spazio che occupa. Quale? Il Ford lì. Ah, quello là, questo qui. L'astronave. Sì, questo qua è espandibile che abbiamo fatto vedere prima. Questo col camion addirittura. Sì, questo è camion camper. Col camion, porca miseria. Dove vai col camion? Porca vacca. Cioè. E siamo a Tarifa. Anche qua appena entrati in Tarifa c'è di subito il divieto di altezza. Però se noi facciamo così. Si entri da questa parte eventualmente. Qui in Tarifa adesso cerchiamo un barbiere per Salvatore che ha bisogno di tagliarsi i capelli. Abbiamo poi trovato un altro parcheggio qua perché là dove eravamo, dove c'era il divieto d'altezza, c'era veramente troppo vento e non si poteva stare. Quindi ci siamo messi qui c'è qualche altro camper anche. Qui posti da parcheggiare il camper ce ne sono e non so se questo parcheggio qua è a pagamento, com'è comunque. Abbiamo già visto diversi parcheggi dove stazionano i camper. Guardate sto camper che particolare, con questa struttura sopra. Questa non l'avevo ancora vista. Salvatore dice questa non l'aveva ancora vista. Sì, abbiamo visto che questo parcheggio ha il gabbiotto, quindi sicuramente a pagamento, poi ha la sbarra
E qua anche il posto per fare l'area per fare i servizi camper. Ho fatto il barbiere, eccolo qua. Uscito dal barbiere, Devo poi sistemarveli. eccolo qua, tutto rasato. Li ha proprio rasato, eh? Eh sì, No, perché me l'aveva fatti corti. Io gli ho detto, tanto a me 2 o 3 giorni mi crescono subito. sì, non l'ha tagliati sopra qua sulla testa. Qua Sì, non l'ha sopra tagliati. non l'ho voluti toccati perché già sono corti così. Ed era 0,6. Gli ho detto falli ancora un pelino più corti e me l'ha rasati. Pensavo ci fosse una via di mezzo. Vabbè, pazienza, tanto mi crescono in fretta. 10 euro. Poco. Con lo shampoo, È poco. E in Italia con lo shampoo sono 20 euro. E il lavoro è lo stesso, Infatti. Guardate sto negozio qua. Qui siamo a, mi ha detto se non sbaglio, 40 km dal Marocco. O 40 minuti. 40 minuti? 40 minuti di Sì, no, traghetto. forse no, meno chilometri. Adesso vabbè. 40 minuti di traghetto. Sì, vabbè, comunque 40 minuti di traghetto. Chilometri, non lo sappiamo, non mi ricordo, non vorrei dire una sciocchezza. Bell'abito, carino. Forte, eh? Bello. Tutto arabo qua. Bello e bello. Certo che con sto vento, gli entra un bel sì. po' di polvere Sì. dentro, madonna mia. Siamo entrati? Ah. Qua ci sono tutte delle entrate strane. Alla modi quasi araba. Vabbè, questa non lo so se lo è, comunque ce ne sono tante. Siamo nel centro storico di Tarifa. Qua si viaggia esclusivamente a piedi, è pieno di negozietti tipici. Molto carino. Vero? Dov'è il vermouth? No. Ah, Pandora? Attenzione. Siamo entrati in questo cortiletto, cioè questa entrata, guarda che forte, oh. So che in Messico, in Marocco ce ne sono molti così, Ma infatti è tutto in stile arabo. Eh, Anche le fantasie. sì. Qui c'è lo scalotto automatizzato. Bello, eh? Siamo in una pasticceria, bar, madonna qua hanno dei dolci molto invitanti, adesso ne prendiamo uno. Ecco qua cosa abbiamo scelto, il nostro spuntino pomeridiano, tardo pomeridiano. Vai. 2 minuti fa voleva il gelato. Poi ho visto sto posto. Poi ha visto questo. Un po' la capisco, perché anch'io. Mamma che buono.
mi piacciono i dolci, Negli ultimi giorni però non ne abbiamo più presi, ecco, insomma, ci siamo andati... Che buono, Bi! Sì, è molto buono, fallo vedere. Buona sta panna, oh. Io mi pappo questo adesso. È felice come una Pasqua, guardate com'è bella sorridente, Questa è la pasticceria. Wow, che bello questo dolce! Mamma Stupendo. mia. Buono? No. C'è messa, non entriamo a filmare. Una pensione, Pi. Una pensione. Deve essere carino di sera qua. Questo è il nome della via. Questo edificio qua, proprio nel centro di Tarifa, pare sia un ex carcere. Vedete che c'è doppie sbarre addirittura. Non so se si vede. È un po' deserto comunque adesso, perché comunque, cioè, il periodo è quello che è. Guarda che rubinetto del 1831, cioè guardate quanto è grosso. Biblioteca? Sì, biblioteca pubblica municipale. Guardate sta palma, solo per dirvi il vento che c'è. Ayuntamiento de Tarifa. Una galera sto vento, veramente. Non lo sopporto più. Dimmi. Questo qui l'avevamo comprato da mangiare 2 anni fa. Pezzo limone. Sì. Sarebbe la ricciola. Che era la ricciola, brava, sì. Visto che non vi raccontiamo balle, guardate il vento che c'è qua. Vento pazzesco. Sembra di essere nel deserto, in Africa. Vabbè che ci siamo vicini, non è che- L'Africa è qua. Praticamente è là l'Africa, si Sì. vede da qui. Ah, ecco, guarda. Sì. Brava, adesso gliela faccio vedere bene da vicino. È qua.
Quella laggiù è Marocco. Il Marocco, sì. Marocco, ragazzi. Siamo a 2 passi dal Marocco. Ci sta entrando la sabbia pure dentro l'orecchia, ci sta entrando. Sì, infatti. Troppa sabbia. Mamma mia, oh. Troppo vento. Bello, eh? Sono tutti raggruppati qua, vero? Cioè, sono tutti qua, sono. Vieni. Vamos. Vamos, chica. Guarda che bello San Morales. Sì, stupendo. Dopo un giro a Tarifa in cerca di un parcheggio per la notte. Abbiamo trovato un abitante di Tarifa italiano che ci ha consigliato di venire in questo posto. Questo è tipo parco naturale, ci sono parcheggiati tanti camper. Le abbiamo anche chiesto, diciamo, un posto che non si sentisse troppo il vento, che non ballasse troppo il camper, perché sennò non si riesce a dormire con il vento terribile che c'è qua. Comunque ci possiamo sistemare qua. C'è anche una famigliola col tavolino e noi ci siamo sistemati qua. Un bel posto. Eravamo passati oggi, io l'avevo visto qua sto posto qua, ma pensavo fosse un campeggio, ho detto ci sono tutti i camper sotto la pineta, figurati se... No, ma io avevo pensato che non era un campeggio, era un posto dove erano parcheggiati così, non avevo visto l'insegna di un campeggio. Tonno, comprato al supermercato, al Mercadona, e stasera si cucina questo. Con la nostra padella fornetto che fa tutto, fa anche bistecchiera. Guarda che pataccone, oh. Bellissimo sto filetto, Guarda qui c'è una chilata di tonno qua. Abbiamo preso i calici questa sera, i nostri calici da camper. Poi apriamo. Un Don Perignon stasera. Sì, il Don Perignon. Il Gueiros Dao. Chi? Il Gueiros Dao si chiama questo vino bianco. Sì. È DOC, È DOC. Bene. Schiocco. Schiocco. E vai. Ok. No, l'hanno usato. Vabbè. Guarda che merce, guarda. Che merce, mamma mia. Ragazzi, molto invitante. Manca il ristorante. Olio di oliva, Extravergine di oliva. extravergine di oliva. Guarda qui, guarda. Piatto fantastico. Sono 45 euro, patatine fritte appena fatte. 45 euro al piatto? Beh, logico, quello è tonno appena pescato. Già, Pescato con la canna, mica... Mamma mia. Poi, le patate, il vino, il servizio, cosa vuoi? Già, Vabbè. Speriamo sia buono. Assaggia, Lupi. Assaggio io. Sì. Si taglia con un grissino.
fai? È buono, allora adesso lo mangio anch'io. Aspetta, assaggiamo anche una patatina. Sì, vai. Mm. Buona anche la Ah, patatina. bella calda. Sono un po' scure perché mi hanno tenuto al telefono 3 ore stasera. Ah sì, siamo stati un po' al telefono stasera tra i miei zii, i genitori di Salvatore, mio padre, eccetera. Sì, allora vabbè, ma comunque sono buone. È buono, sì. Te l'ho detto, Molto buono, sì. guarda che merce. Sì, bravo, sì. Bene, Molto buono. stasera cena coi fiocchi, cena stellata stasera. Sì, anche perché diciamo che avevamo questi due pezzi sotto vuoto. Non sapevamo se farne solo uno, dividerla a metà e un pezzo tenerlo per farci la pasta. Però avevo paura che poi magari non facevamo né uno né l'altro, però effettivamente di polpa ce n'è tanta. Vabbè, ce lo mangiamo così, dai. Buono, buono, sì.